Davvero credi che Paolo volesse le donne zitte in chiesa? Se prendi prima Corinzi 14, versetti 34 e 35, quelli i versetti incriminati, e li prendi fuori dal contesto, stai trasformando un passaggio storico in una dottrina tossica. Ed ecco perché molti si sbagliano. Ragioniamo. Nello stesso libro, appena 3 capitoli prima, al capitolo 11, il versetto 14, Paolo dà istruzione alle donne su come devono pregare e profetizzare. Domanda: come fa una donna a profetizzare stando zitta? Sarebbe una contraddizione assurda. Paolo non è schizofrenico. Se prima dice come parlare, dopo non può vietare di farlo. Ovviamente Paolo non sta vietando alle donne di parlare in generale, tantomeno l'Apostolo Paolo sta vietando di predicare. Paolo sta vietando il disordine. E lo sappiamo bene, sappiamo per certo che il problema di Corinto non era il genere, era il caos, lo sappiamo storicamente. Le riunioni stavano diventando confusionarie. Paolo sta correggendo il disordine. Non troverete mai scritto che la donna non può predicare. E poi notate bene un'altra cosa. Dice che le donne chiedano ai loro mariti a casa. Questo prova tra l'altro che non si rivolgeva a tutte, ma solo a donne specifiche, cioè le mogli, quelle che interrompevano i sermoni con domande, creando confusione. Non parlava a tutte le donne, perché non tutte erano sposate. A chi avrebbero dovuto chiedere se non erano sposate? E c'è di più. Allo stesso capitolo 14, badate bene, al versetto 28, quindi pochissimi versetti prima di quelli incriminati e utilizzati contro la donna, ascolta, Paolo dà lo stesso ordine di stare in silenzio a tutti indistintamente, sia a donne che a uomini. Quindi questo dimostra in modo schiacciante che l'ordine di tacere dell'Apostolo Paolo non è sessista, ma è organizzativo. Ovviamente anche in questo passaggio non lo dice in modo assoluto o in relazione al predicare, ma in riferimento sempre a mettere ordine, in particolare chi parlava in lingue doveva tacere se non c'era l'interprete, sempre sta correggendo un disordine, come lo fa poco dopo con le donne. In questo caso tutti dovevano tacere, uomini e donne, però siccome qui il tacere riguarda anche gli uomini, allora su questo versetto 28 si tace, crocifiggendo solo le donne, che in questa cultura maschilista è facilissimo. Comunque, ciò che importa a chi sinceramente vuole conoscere la volontà di Dio è che non si tratta di passaggi dottrinali e che non troverai mai scritto nella Bibbia una dottrina che vieti alla donna di essere pastore. Smettiamo di usare la Bibbia per bloccare i ministeri che Dio ha unto. Paolo voleva ordine, non discriminazione. Dio ha dato alle donne una voce per parlare, non per stare zitte. Chi ha orecchi per udire, oda. Che Dio ti benedica.